Ciao ragazzi e benvenuti! Prendete un caffè con me, mettetevi comodi e prepariamoci a dare i primi tocchi natalizi insieme nella nostra casa. Oggi ti porto un video motivazionale, sempre rilassante, dove mentre faccio i lavori di casa metterò qualche decorazione per cominciare ad allestire la nostra casa e, come dico io, farmi un po' l'occhio qui dentro, con tanto Natale in giro da 2 mesi fa. Ho cominciato a rimettere al suo posto le stoviglie pulite. Come ti ho detto, farò le mie faccende, prima il lavoro e dopo il piacere. Però non ti preoccupare perché di pulizie profonde non ne vedrai almeno oggi da me. Quindi mi rilasserò anch'io a fare questo video. Godiamoci un po' la musica mentre finisco qui. Queste sono alcune delle decorazioni che ho preso giù in cantina. Non vedete grandi pacchi anche perché non farò l'albero oggi. Come tradizione lo facciamo l'8 dicembre. Mi avevo promesso quest'anno di non comprare decorazioni nuove, però sinceramente non ho potuto resistere. Questo piccolo alberello è uno dei nuovi arrivati, preso per questa renna portavasi che ogni anno mettiamo qua fuori. Comprato anche perché quest'anno non vogliamo addobbare nessun albero sul balcone. La campanellina suonerà se arriva un po' di vento?
Speriamo, è troppo carina. Entriamo perché fa un po' di freddo. Mi stavo dimenticando di dirvi che decorerò con qualcosina le camere da letto. Sarà la prima volta che lo faccio, visto che sempre concentravo le nostre decorazioni in salotto, dove le vedevano tutti i nostri invitati principalmente. Cosa è cambiato? Niente, solo che abbiamo deciso di mettere pochi oggetti in casa, ma dare proprio degli schizzi di Natale dappertutto. Quindi non vi aspettate niente di speciale, siamo una famiglia normale. Qui sul tavolo ci mettiamo questo centrotavola. Per ora lo lascio così, ma nel centro ci sta anche una candela. E più avanti riempiremo di sale e pepe questa coppietta. Mi direte dopo nei commenti cosa ve ne pare di questo centrotavola. Mi avrete visti dappertutto, perché ormai sono diventati comune nelle decorazioni. Ma questo è di 3 anni fa. Il nostro gnomo guardiano della porta. La candelina natalizia presa al mercatino di Natale della nostra parrocchia. Qua sopra, questa casetta carina. Pulisco il tavolino. Spero non sovraccaricarlo, ma mi piacerebbe avere qui questa casetta con dei cioccolatini e questo vasetto con dei fiori finti, ma che trovo ancora molto bello. I sottobicchieri rimangono e il portatelecomandi, visto che li utilizziamo. Sopra la madia pulisco solamente. Questo sarà come sempre il posto del presepe. Mi sono pentita. Mettiamo già lo schiaccianoci. È vissuto tutto l'anno nella nostra libreria. Mettiamo il divano a posto per questi 5 minuti e passo l'aspirapolvere, perché sempre viene giù qualche polverina.
Alla libreria do una spolverata e guardando che gli specchi sono ancora puliti, passerò l'aspirapolvere. E siamo arrivati nelle camere da letto. Mia figlia è a scuola. Ha fatto anche il suo letto. Quando arriverà, spero se ne accorga del piccolo cambio nella sua mensolina. Con questo trenino ha giocato moltissimo quando era piccolina. Speriamo qualche ricordo gli venga fuori a vedere almeno questi vagoni. Il pino è nuovo, non ho neanche speso tanto. Una pulitina anche alla sua scrivania e dopo passo alla camera matrimoniale. Non ho mai decorato camera da letto per Natale. La verità è che non ci sarà molto cambio. Mi piace solamente vestire il letto sempre per bene. Questa volta ho preso anche per questa camera 2 piccolini pini dorati che metterò in ogni tavolino. Non sono ingombranti, ma una nota natalizia resterà. Quando ci sveglieremo sarà carino. Finisco di pulire e passo l'aspirapolvere anche nelle camere da letto e in bagno. Ragazzi, vi chiedo, mentre vi mostro da vicino le decorazioni, di lasciarmi un piccolo commento o un cuoricino del colore che più ti piaccia, così saprò che sei stato qui. Io per oggi ti saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!